Good morning, everyone. This is Uncle Satoshi from the Bitpost Operations Headquarters. A greeting also to all the regular Bitpost users who constantly support me, back me up, and have given me the strength over these 2 years and 7 months to keep improving my service. A service dedicated to privacy, a service dedicated to Bitcoiners, to all those who believe in a better system, a disintermediated system, a system where we are in control of our own money and our own actions. Bitpost is at a historic moment, a time of enormous change. Today, I will try briefly, I hope to be as brief as possible, to explain to you what is happening. Bitpost.it is now deactivated. We have finally moved on to the next version, Bitpost peer-to-peer. For those who don't know, I'll give a very quick overview of what it's about, of what the main change is from Bitpost.it to Bitpost Shop. Bitpost Shop will be a platform open to the entire world, to the whole Bitcoin community, where I personally, and therefore my service, will no longer be necessary for exchanges of items for Bitcoin to take place, because you will be able to do them among yourselves autonomously, in a completely non-custodial way, perfectly simulating a peer-to-peer experience. Clearly, the platform still belongs to Bitpost. It is not a decentralized platform, but it will still allow for this kind of simulation, and our intervention will occur only and exclusively if requested by a user who is having trouble with the other party or in the event of an attempted scam. This is a breakthrough for the entire Bitcoin community. It's a service that doesn't exist elsewhere because we are the first service with a multi-signature payment system on the Lightning Network, giving you complete autonomous access to your funds. We cannot access any funds in any way, nor can we interact with the user conducting the exchange on our own initiative. We can only step in if requested. I repeat this because I want it to be clear. So this is the overview, and this is the main change that we are about to introduce to the service. The testing phase is active, but is not available to the entire community yet. So don't crowd onto the site because you can't access it yet. As of today, I'm only allowing a few users to access Bitpost trusted users, people I've been working with for a few years now, and who I know will help me with testing this platform since it's still in a fragile state. You can understand that we haven't yet put in place the necessary safeguards to, let's say, withstand an attempted scam, or to ensure that a very high influx of people can use Bitpost. So in this somewhat embryonic phase, only a few dozen people will be able to access it. Despite everything, I have to say that the platform already has a fairly decent interface with a very good user experience. The exchange flow is already complete. So a person can submit their purchase request, and the counterparty can extract this request from the public ledger and then fulfill the order for the person, having the item delivered to the desired locker. I want to point out, just to clarify, that in its first version, the platform will have access exclusively to Amazon's e-commerce. Why is that? As you know, well, I've already mentioned it in previous videos, Amazon is the e-commerce platform par excellence. To this day, it's the only e-commerce platform that owns its own lockers. And as a result, we can keep the workflow exactly the same as it was before with Bitpost.it. So people can purchase the item while protecting the privacy of the person requesting it. And furthermore, they can ship it to a locker, which also protects the recipient's home address. This way, the person doesn't have to disclose their personal information unless they choose to do so, of course. There are already many features included within the platform, but unfortunately they are not active yet because we are still in an early stage. However, you can already view your user profile with your own reputation. So there will also be reputation scores that give people credit points. Various services will be added, which I won't go into detail about now since they're not active yet, but the main workflow is already up and running. So I'll finish by saying that the basic functions are already there and they work. Once the exchange flow has been tested and finalized,
it will be able to handle a larger influx of users, ensuring stability both in terms of exchanges and payments. At that point, we'll move on to the final phase, which is a stress test specifically focused on attempted fraud. Because we're also trying to automate this part to make it truly as close as possible to peer-to-peer. And we've already implemented some things on the back end, and when we get to this point, we'll definitely have finished all our work, and we'll start this phase, which will really be fun on one hand, even though it will be very demanding. So with this video, I'm done. I hope I've been thorough and have at least explained to you where we currently stand. Thank you, and if you have any questions, comments, or opinions, please write them below the video or contact me privately, because I'm truly happy to respond and, above all, to take your feedback into consideration. Thank you guys, and see you next time. Buongiorno a tutti ragazzi, qua Zio Satoshi dalla sede operativa di Bitpost. Un saluto anche a tutti gli utilizzatori seriali di Bitpost che mi sostengono continuamente, mi supportano e mi hanno dato la forza in questi 2 anni e 7 mesi di continuare a migliorare il mio servizio. Un servizio dedicato alla privacy, un servizio dedicato ai bitcoiner, tutte quelle persone che credono in un sistema migliore, in un sistema disintermediato, un sistema dove siamo padroni del nostro denaro e delle nostre azioni. Bitpost è in una fase storica, una fase di cambiamento enorme. Oggi cercherò brevemente, spero di essere il più breve possibile, per spiegarvi che cosa sta succedendo. Bitpost.it ormai è disattivato, siamo passati finalmente alla versione successiva, Bitpost Peer-to-Peer. Per chi non lo sapesse, faccio una panoramica velocissima di cosa tratta, di qual è il cambiamento, diciamo, principale da Bitpost.it a Bitpost.shop. Bitpost.shop sarà una piattaforma aperta all'intero mondo, all'intera comunità Bitcoin, nel quale io in prima persona e quindi il mio servizio non saranno più necessari per poter far sì che gli scambi di articoli in cambio di Bitcoin avvengano, perché li farete tra di voi in maniera autonoma, totalmente non custodial, simulando perfettamente un'esperienza peer-to-peer. Chiaramente la piattaforma è comunque di Bitpost, non è una piattaforma decentralizzata, ma comunque consentirà questa specie di simulazione e il nostro intervento avverrà solo ed esclusivamente se richiesto dall'utente che si trovi in difficoltà con la controparte o in caso comunque di tentata truffa. Questa è una svolta per l'intera comunità Bitcoin, è un servizio che non esiste perché siamo il primo servizio con un sistema di pagamento multifirma su Lightning Network, dandovi il totale accesso autonomo dei vostri fondi. Noi non possiamo accedere in alcun modo a nessun fondo, noi non possiamo interagire di nostra volontà con l'utente che sta facendo lo scambio, ma possiamo solo intervenire se richiesto. Lo ripeto, ma perché voglio che sia chiaro. Quindi questa è la panoramica e questo è il cambiamento principale che stiamo per apportare al servizio. È attiva la fase di test, ma non è attiva per tutta la comunità, quindi non ammassatevi sul sito perché non potete accedere, ma ad oggi sto facendo accedere a Bitpost solamente a pochi utenti di fiducia, utenti con la quale ho collaborato ormai da qualche anno e che sono sicuro che mi aiuteranno nel testing di questa piattaforma in quanto ancora debole. Potete capire bene che non abbiamo ancora portato le difese necessarie per poter, diciamo, sostenere una tentata truffa o per poter far sì che una affluenza molto alta di persone possa utilizzare Bitpost. Quindi in questa fase un po' embrionale solamente poche decine di persone potranno accedere. Nonostante tutto, devo dire che la piattaforma presenta già una grafica comunque decente, con un'esperienza utente comunque molto buona
il flusso di scambio è già terminato, quindi una persona può inserire la sua richiesta d'acquisto e la controparte può estrapolare da questo registro pubblico questa richiesta e poter quindi evadere l'ordine per la persona facendo recapitare appunto l'articolo al locker desiderato. Ci tengo a mettere tra parentesi che la piattaforma nella sua prima versione avrà accesso esclusivamente all'e-commerce di Amazon. Per quale motivo? Lo sapete bene, l'ho già detto nei video precedenti, Amazon è l'e-commerce per eccellenza. È l'unico ad oggi e-commerce che possiede dei locker proprietari e di conseguenza possiamo mantenere il flusso di lavoro identico a quello che era prima con Bitpost.it. Quindi le persone possono acquistare l'articolo dando privacy a colui che lo chiede e oltretutto possono spedirlo al locker dando quindi privacy anche al domicilio della persona che non dovrà divulgare, se non consenziente, chiaramente, i propri dati. Ci sono anche già molte features inserite all'interno, ma purtroppo non sono attive, appunto perché siamo in una fase embrionale, ma già potrete vedere il vostro profilo utente con la propria reputazione, quindi ci saranno anche reputazioni che daranno dei punti credito alle persone, verranno inseriti vari servizi che adesso non sto qua a snocciolare perché appunto non sono ancora attivi, ma quello che è il flusso comunque è operativo. E quindi finirei con dirvi che le funzioni basilari ci sono già, funzionano. Una volta che il flusso di scambio sarà testato, sarà definitivo e potrà diciamo anche accogliere un'affluenza maggiore di persone, quindi stabilità da un punto di vista di scambi e stabilità da un punto di vista di pagamenti, a questo punto passeremo all'ultima fase, che è una fase di stress test riguardante appunto le tentate truffe, perché stiamo anche cercando di automatizzare questa parte per renderlo veramente il più vicino possibile al peer-to-peer. E abbiamo già implementato delle cose in back-end e quando arriveremo a questo punto sicuramente avremo finito di fare tutti i nostri lavori e cominceremo questa fase veramente anche divertente da un lato, anche se sarà molto impegnativa. Quindi io con questo video ho concluso, spero di essere stato esaustivo, di avervi spiegato minimamente a che punto siamo. Io vi ringrazio e se avete domande, commenti, opinioni, scrivetele per favore sotto nel video o contattatemi in privato perché sono veramente ben contento di rispondervi e soprattutto di prendere in considerazione quelle che possono essere anche le vostre considerazioni. Vi ringrazio ragazzi e ci vediamo alla prossima.